Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi e bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche le altre puntate di ETF Fight, partendo dalla puntata 15, in cui ad ogni puntata confronteremo e analizzeremo 2 più ATP, e anche i nuovi aggiornamenti settimanali del mio portafoglio. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 55esimo episodio andremo ad aggiornare i nostri file Excel, con l'andamento degli investimenti ovviamente riferiti a febbraio. Come anticipato nella puntata 52 ho fatto un acquisto spot su un'azione singola. Nel corso del video scoprirete di cosa si tratta. Tutte le altre puntate le potete trovare qui sul canale nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata al solo scopo informativo. Non deve essere considerata come offerta di vendita o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento né si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, possiamo cominciare. Eccoci come di consueto sul file Excel Patrimonio 2026, cominciamo come al solito dal foglio numero 3 conto titoli. Durante lo scorso mese, come potete vedere, ho continuato ad acquistare l'ETF del Nasdaq 100, la cifra come avete potuto vedere anche dalle scorse volte è leggermente calata e ci attestiamo a 800 euro. Infatti si è abbassata perché ha fatto il nuovo ingresso l'ETF sulla Cina, il Franklin FTSE Cina. Prosegue poi il pack anche sulle azioni singole, NIO, China Molybdenum Zijin Mining Group. Vi ricordo che queste due sono due aziende cinesi che si occupano dell'estrazione di oro e materie prime importanti anche per la transizione energetica, mentre questa è sempre un'azione cinese del mercato automobilistico. Per quanto riguarda l'azione singola che ho acquistato nel mese di febbraio, come anche negli scorsi mesi e l'anno scorso, è Novo Nordisk, il cui mio obiettivo è comunque arrivare a 5.000 euro investiti in questa società, così come anche le altre tre. Tutti questi valori da qualche puntata a questa parte li ho già inseriti e li ho presi dal broker che utilizzo, che è Scalable Capital. Eccolo qui. Se vi spostate nella parte di transazioni vedete tutti i vari pack e acquisti che ho fatto nel corso di mese di febbraio. Eccolo qui, Novo Nordisk. Bene, torniamo un attimo sul nostro file Excel, passiamo poi ai fogli dedicati al comparto cripto. Anche qui diciamo calma piatta, in quanto tutte le criptovalute le ho convertite in stablecoin in USDC già dall'anno scorso, e quindi penso che per buona parte del 2026 rimarranno convertite in USDC. Infatti se ci spostiamo qua su Nexo, eccole qui, eccoli qua, adesso che si carica gli USDC, eccoli qui. Passando poi al foglio numero 5, Asset Allocation. Vi ricordo che in questo foglio vengono monitorate tutte le asset class, esclusi i beni materiali. Per comodità, visto che ho abbastanza azioni e ETF, le ho già fatto il conto. Andiamo a inserire gli altri valori, poi li commentiamo brevemente. Per quanto riguarda il comparto obbligazionario, sapete che ho questa speculazione acquistata in passato sull'Austria 2117, che si è leggermente apprezzata, quindi sono contento. Andiamo a vedere un attimo le cripto che non mi ricordo. 7119,53. Molto bene. Il conto deposito attualmente non lo detengo più. Per quanto riguarda i conti correnti, qui sono messi assieme, quindi ho un conto corrente principale e
uno secondario che utilizzo come piccolo fondo di emergenza. Per chi mi segue lo saprà già, ma lo ripeto anche per i nuovi arrivati, che non ho una set allocation ideale in termini di percentuali che voglio raggiungere. Quindi 80-20, 60-40, diciamo che non mi interessa. Anche perché l'obbligazione che ho nel portafoglio, come detto in precedenza, è una speculazione sui tassi di interesse, così anche come le criptovalute che sono state il mio primo investimento, anche se attualmente sono state tutte convertite in stablecoin. Qui abbiamo una rappresentazione grafica dei valori che avete visto qua sopra in termini di euro, in termini di percentuali e per aree colorate. Come avete già potuto vedere dalla grafica, in questo mese ho avuto molte spese, oltre ovviamente all'acquisto singolo su Novo Nordisk, quindi la liquidità è calata, ma lo andremo a vedere successivamente. Bene, nel frattempo salviamo che non fa mai male, passiamo poi al foglio storico investimenti. Vi ricordo che in questo foglio vengono monitorati nel dettaglio tutti i miei investimenti fatti nel corso del tempo, quindi ETF, azioni singole, obbligazioni, in cui vengono calcolati il rendimento semplice e il rendimento con la formula del rendimento medio anno, con la formula del TIR. Ora per buona parte di tutti gli investimenti ho già inserito i valori di acquisto per il mese di febbraio, come avete visto anche qui per quanto riguarda il Nasdaq. Ora andiamo a inserire i valori, come potete vedere il video lo sto girando il 27 di febbraio. Per quanto riguarda il Nasdaq ci attestiamo a 28.899, quindi con un rendimento del circa 13% e un rendimento medio anno dell'11% circa. Questo poi vi dico già che l'ETF è nuovo sulla Cina e attualmente ci attestiamo a 385. Quindi siamo con un rendimento negativo del circa 4% e un rendimento medio anno del meno 29%. Ovviamente la formula del rendimento medio anno si vede la sua bontà sul lungo termine, però ovviamente devo iniziare a calcolarla da qualche parte. Per quanto riguarda poi l'Austria 2117, inaspettatamente abbiamo avuto come dire, un rialzo. Comunque siamo sempre in territorio negativo e siamo con un meno 14% circa, un rendimento medio anno del meno 7%. Qui, come vi ricordo e come potete andare a vedere anche dalle scorse puntate, ho creato una colonnina per far vedere le cedole che incasso. Infatti senza cedole sarei con un rendimento negativo del 18%, però con le cedole siamo intorno al meno 14% circa. Proseguiamo poi, qui abbiamo NIO se non sbaglio, sì. Andiamo a inserire il valore per il mese di febbraio, ci attestiamo a 2002, quindi siamo un rendimento positivo dell'11% circa, un rendimento medio anno del 18% circa. Questo è Lightbridge, sì esatto, quindi andiamo a inserire il valore, siamo praticamente tornati alla pari con un rendimento dell'1,5% circa e un rendimento medio anno del 2,19%. Questa è sì, China Molybdenum, anche qui abbiamo eseguito il pack e ci attestiamo a 1.700 euro circa. Questa sta performando molto bene con un rendimento dell'84%. Abbiamo poi Zijin Mining Group, che è l'altra società cinese, come vi dicevo, importante che estrae materie prime e metalli preziosi importanti per la transizione energetica. Anche questa sta andando molto bene e su cui continuo a fare il pack. Questa è l'azione singola Novo Nordisk, ovviamente l'ho acquistata appena prima del crollo di qualche giorno fa, quindi sarà sicuramente in territorio negativo. Infatti meno 23% circa, perché anche questa ha staccato il dividendo a settembre. Perfetto, qui vi dico già che ho creato una nuova tabellina per un'altra azione singola che probabilmente acquisterò nel mese di marzo. Andiamo a vedere quanto ci rendono tutti i miei investimenti, quindi come potete vedere qui pesco i valori dalla tabella qua sopra. Quindi un rendimento del 5,50%, un rendimento medio anno del 4,71%.
Quindi se dovessi andare a vendere tutti i miei investimenti otterrei 2.500 euro circa al lordo delle tasse, vi ricordo. Se andiamo a fare un raffronto con l'anno scorso abbiamo peggiorato, in quanto il 2025 l'abbiamo terminato con un circa 7,60% di rendimento medio anno. Molto migliore era il 2024 che avevamo un 17,35%. Se ci spostiamo poi qui a destra abbiamo altre due tabelline. Qui viene praticamente fatto un riepilogo quando termino un determinato investimento, a cui sottraggo anche le varie imposte di bollo e varie tasse e costi sostenuti. Per quanto riguarda la tabellina qua sotto, ho trovato questa infografica su X che mostrava il rendimento medio anno dei migliori investitori nel corso della storia. Ovviamente il mio scopo non è quello di batterli, però avere come una sorta di riferimento abbastanza attendibile per quanto riguarda il rendimento medio anno, e di conseguenza ho creato una piccola tabellina molto semplice con i vari rendimenti in euro, rendimento percentuale e rendimento medio anno. Bene, possiamo salvare. Vi ricordo che tutte queste tabelline le potete andare a vedere alla puntata 27, ma ancora meglio alla puntata 50, in cui spiegavo nel dettaglio tutti i vari fogli Excel che utilizzo. Bene, possiamo salvare. Adesso finalmente andiamo a vedere il foglio numero 1, patrimonio. Vi ricordo che in questo foglio vengono monitorate praticamente tutte le asset class, quindi beni mobili e immobili. Quindi vengono inseriti i valori anche come la mia automobile e la casa, che vi ricordo è di mia proprietà. Qui i conti correnti sono separati, quindi adesso andiamo a inserire i valori, dopo ovviamente li andiamo a commentare assieme. 36.755, poi abbiamo l'Austria che abbiamo detto 6.648,40, il secondo conto corrente che utilizzo come conto corrente di emergenza e su cui, come potete vedere, ricevo una piccola remunerazione. Per quanto riguarda le cripto non mi ricordo già più, allora 7.119,53. Perfetto, il mio cavallo di battaglia, l'ETF del Nasdaq 100. Niente ragazzi, mi sono accorto che il programma per registrare video ha smesso di funzionare, quindi ho dovuto rifare questa parte di video e quindi vedrete già i valori inseriti. Per quanto riguarda il Nasdaq ci attestiamo 28.899, l'ETF sulla Cina 385, Lightbridge 5.070, NIO 2002, China Molybdenum 1656, Zijin Mining Group 1157, l'azione singola Novo Nordisk 2293. Qui ho lasciato lo spazio bianco per la nuova ed eventuale azione singola che andrò ad acquistare nel mese di marzo. Andiamo a vedere il totale e incredibilmente siamo sotto rispetto al mese precedente di 1,39 euro, quindi praticamente un'inezia, e fa anche sorridere. Quello che ha pesato maggiormente, comunque vi dico che è stato l'acquisto su Novo Nordisk, in quanto avendo allocato 1.000 euro e poi nei giorni successivi è crollato di circa 8-10%, mi ha diciamo affossato il rendimento. Per quanto riguarda invece il conto corrente, vedete che ho avuto molte spese e appunto questi 1.000 euro spot hanno influito sul saldo del mio conto corrente. Quindi dal mese precedente praticamente siamo più o meno con gli stessi valori. Da inizio monitoraggio abbiamo un incremento del 19,77%, in soldoni 36.600 euro circa. Terminata la compilazione del file patrimonio, ora andremo a compilare gli altri due fogli Excel dedicati al pack sul Nasdaq 100 e sul nuovo pack dell'ETF della Cina. Eccoci qui, cominciamo quindi con il pack sul Nasdaq 100. Vi ricordo che avevo iniziato nel gennaio 2024
con 1.000 euro al mese sul Nasdaq 100, 16,6 era il rendimento medio annuo preso da dicembre 2023. Dopodiché da gennaio 2026 ho ridotto l'asset allocation, ho ridotto l'allocazione a 800 euro al mese, in quanto questi altri 200 euro sono stati spostati sull'ETF cinese. Qui ovviamente ho modificato anche la tabella con l'ipotesi. Spostiamoci quindi adesso sugli altri fogli Excel in cui vado effettivamente a calcolare il rendimento del mio pack. Anche in questo caso avevo già inserito i valori per il mese di febbraio, quindi li andiamo solo a commentare. Vi ricordo che appunto l'ETF si attestava a 28.899, quindi come di consueto siamo andati a vedere l'ipotesi per febbraio 2026 e ci attestiamo a 30.249 o al netto delle tasse 29.040, quindi noi siamo leggermente sotto l'ipotesi fatta. Quindi siamo andati ad attribuire come di consueto il colore arancione. Nel caso in cui l'investimento era in positivo e ben oltre l'aspettativa fatta del 16,6%, avremmo attribuito il colore verde. Per quanto riguarda invece il colore rosso, ovviamente lo utilizzo se il mio investimento è in territorio negativo. Per quanto riguarda gli anni di investimento sul pack del Nasdaq 100, il primo anno, ovvero il 2024, era un anno molto in positivo. Per quanto riguarda invece il 2025 è leggermente positivo e mano a mano che andrò a inserire i vari dati, questa tabella si arricchirà ulteriormente. Bene, possiamo salvare. Ora ci spostiamo sull'Excel dedicato all'ETF cinesi. Eccoci qui sul file Excel dedicato per analizzare il pack sull'ETF cinese. Ho utilizzato il 6% come rendimento medio anno e anche qui in caso c'è i relativi calcoli con la relativa tabellina. Per quanto riguarda invece i valori, anche in questo caso l'ho già inserito. Per il mese di febbraio ci attestiamo a 385 euro, quindi è inutile che andiamo a vedere l'ipotesi fatta perché ovviamente ci troviamo in territorio negativo, quindi non siamo partiti per niente bene, però come nel caso del Nasdaq 100, il mio obiettivo è un accumulo per il lungo termine, quindi per il momento siamo fiduciosi. Bene, possiamo salvare. Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Se avete domande o richieste riguardo questa per le scorse puntate, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Non perdete i prossimi episodi. A presto!